Ciao, Italialized. Canis cane medit, mi è venuta questa oggi. Bravo, ti diamo anche un 8,5 in latino. Dai, almeno un 9, Un scuse. 9, dai, vabbè, oggi siamo finlandesi, siamo generosi. Ma ascolta, il numero 9, il magico numero 9, a noi italiani, a me e a te, fa venire in mente tanti ricordi. Il calcio, l'Ariete, il grande Christian Bobone Vieri, Vieri, certo, no? il Tom Bird Fan. Che segnava gol in più... Famoso anche per essere un calciatore, tra l'altro. Bravo, esatto, che segnava gol in tanti sensi. Gianluca Vialli. Vialli. Chi c'è stato? Inzaghi, grande numero 9. Sicuramente Inzaghino ruba palloni che... Ma ascolta, Vlahovic. No, Vlahovic, Madonna. Vabbè, lasciamo stare. Ascolta, ma sto calcio, perché noi gli italiani... Sto calcio. Ma sto calcio. Noi italiani ce l'abbiamo nel sangue, giusto? E invece qua in Finlandia... Che esperienza hai avuto con il calcio? Allora, sicuramente c'è seguito anche in Finlandia. Dai, sì, c'è seguito anche in Finlandia. Non è lo sport principale, cioè da noi dici qual è lo sport con i pro e i contro, lo diciamo questo. Certo, sì. Che si può collegare all'Italia, calcio. Prima cosa che viene in mente è quella. Qua, hockey. Sì. Hockey su ghiaccio, principalmente quello. Sì. Calcio, secondo me... è aumentato un po' l'interesse nei confronti del calcio negli ultimi decenni, e anche perché noi abbiamo il famosissimo ricordo di Jari Litmanen, del grandissimo Jari Litmanen. E mi viene da pensare che il calcio sia in Finlandia tanto degli uomini quanto delle donne, perché ho trovato tantissime ragazze che non solo sono interessate... Che caso, vero? Perché sei andato a trovare tantissime ragazze? Si possono fare anche delle semplici domande per pura curiosità, giustamente. Certo. Per acculturamento. Ho detto, come hai quelle gambe lì? E ho detto, no, perché io gioco a pallone. Oltre a interessarmi dell'aspetto sportivo, quindi guardare gli eventi sportivi, molte ragazze qua praticano questo sport. Sì. E sta diventando anche popolare tra i finlandesi stessi. Detto questo, c'è una liga, una Serie A, chiamiamola finlandese, la Veikkausliiga, ha poche squadre, è condizionata dal clima, quindi ci sono delle pause, diciamo, condizioni diverse, e quindi i finlandesi spesso si affezionano alle squadre straniere. Certo, vogliamo dire anche le cose un po' come stanno, dare una giustificazione per questa non diffusione o diffusione un po' tardiva del calcio. Finché non hanno inventato i campi, capito, riscaldati o indoor nei mega palazzetti sintetici, tra l'altro, eccetera, è un po' difficile coltivare una passione per il calcio e anche coltivare il prato. Sì, quando hai 2-3 giorni 2-3 giorni all'anno. Hai detto bene, in realtà ti è venuto fuori un lapsus corretto. 2-3 mesi all'anno. Ricordati, l'estate è il miglior giorno dell'anno. E di solito arriva di martedì. Esatto. Però è difficile quando hai 2-3 mesi l'anno di bel tempo e il resto hai comunque ghiaccio, neve, pioggia ghiacciata, eccetera. Mantenere un campo da calcio. Dopo è vero anche, Francesco, che io e te abbiamo giocato sui campi della parrocchia, porca d'una vacca, italiani, e lì ragazzi, altro che... Ma lì non erano neanche in piano, avevano le buche, cioè il pallone lo mettevi per battere una punizione e rotolava fuori da solo. Esatto, che sembrava un campo di guerra in cui ci avevano mandato le bombe. Sai quanti infortuni anche su quelle robe lì? Però è comprensibile che in un paese di neve, di ghiaccio così, altri sport quali l'hockey e lo sci e il pattinaggio l'abbiano fatta molto più da padrone. Però è vero che negli ultimi tempi, anche con la diffusione della TV, con la diffusione di internet, così, il calcio è diventato una fonte di passione, se non altro dal punto di vista degli spettatori, anche qua in Finlandia, no? Ma tu in che tifosi di che squadre generalmente ti imbatti? Perché io una mia idea ce l'ho. Allora, io penso che molti finlandesi siano un po' innamorati dei grandi classici, che la maggior parte dei finlandesi che è interessata al calcio guardi più alla Premier League, quindi al calcio inglese, alle squadre, mi viene da pensare il Liverpool, Manchester United per esempio, per fare due nomi così a caso.
E oggigiorno anche il Manchester City, City, perché perché da vince, squadrettina quindi esatto, è esatto. diventata una squadra molto rinomata che vince. Se dovessi però indicarti un campionato, a me verrebbe da dire che la Premier, quindi il calcio inglese, sia quello preferito, diciamo. Indubbiamente. A E live- secondo chi c'è? Secondo me, sai che non lo so, è un Io po' ti tra direi la Liga, la Liga cercano di pomparla anche un po'. Se guardi le televisioni, l'offerta che danno, la Liga spesso è favorita rispetto alla Serie A. Quindi forse sì, la Liga metterei come seconda, secondo me come terza viene la Serie A italiana. Che poi la Liga, siamo onesti, la Liga, la gente qui tifa per il Barcellona Barcellona-Real e Madrid, il Real Madrid, sono due. anzi io ti direi molto più per il Sì, Barcellona che non per il Real Madrid. Però poi altre squadre, voglio dire, hai visto gente che tifi per l'Atleti, per il Valencia, per il no, Betis, no, no, per no, il no, no. Siviglia che pure ha vinto 3 coppe Europa League di fila, forse 4, comunque nel giro di Tante, 5 sì. anni, tantissime. Anche Cioè, anche una contro l'Inter, tra l'altro. sì, Non è ti vero, ricordi? Diciamolo ricordiamolo. basta. Ciao a tutti gli interisti. Bastoni, Però, bastoni. però la Serie A, dai, comunque è un po' bistrattata anche. Io ho visto ogni tanto qualche maglietta del Milan, dell'Inter e Qualcuna della Juve, dell'Inter. poche, devo Della dire. Juve noi abbiamo una conoscenza diretta perché Sì, frequentiamo frequentiamo lo Juventus lo Club finlandese della finlandese, Juventus ufficiale. ufficiale, che penso sia uno dei, tra l'altro, degli Juventus Club ufficiali più a nord del mondo, tra l'altro. Indubbiamente, forse è quello più a E nord del infatti, mondo. infatti questa è una cosa che poi ricercherò, perché magari collegato a questo si farà un approfondimento. Però noi abbiamo conoscenza, sono sfegatati, che sia la Premier League, quindi a livello di tifoseria, secondo me quando la gente si interessa al calcio sono molto tecnici, molto critici, molto appassionati, molto caldi. È vero. Quindi da noi ci sono tanti gradi di tifoseria, mi verrebbe da pensare. C'è Certo. quello proprio sanno da curva, così, che di solito hanno un quoziente intellettivo molto alto, e poi invece ci sono quelli classici come noi, diciamo, della domenica, che il calcio ci piace moltissimo, lo seguiamo e tutto, ma non è la nostra vita, ecco, non è No, che, cioè, vivo ma bene neanche anche di senza. striscio, certo. Esatto, e quindi ci sono tante sfumature però in questo, c'è anche quello che le guarda sanno saltuariamente. Però guarda, io sono molto d'accordo con te sul fatto che i finlandesi, siccome sono generalmente abbastanza metodici nei loro hobby, quando prendono passione per qualcosa la ricercano effettivamente in maniera molto, sì, metodica, Se no? fai una cosa la Approfondita, fai la fai bene. bene. E devo dire che quelle volte che ho guardato magari la Champions League o le competizioni per le nazionali, quindi gli europei, i mondiali, più difficile la Coppa America, più che altro per gli orari, Sì, così via. I commentatori finlandesi su Sky finlandese o anche sulla TV nazionale finlandese, generalmente li trovo magari meno esperti, hanno meno storia dietro rispetto anche ai nostri italiani, ma sono molto preparati sì, tecnicamente. tecnicamente sì. Generalmente anche gente che ha fatto parte loro stessa del mondo del calcio o comunque commenta il mondo del calcio già da decenni. Sai che secondo me l'apice a livello di interesse sia di cronaca sportiva che di attrazione nei confronti della Serie A è stata nel periodo quando c'era Ronaldo alla Juventus. È Perché, probabile, perché ha comunque ha portato tanta sì, attenzione. Ha sicuramente. portato tanta attenzione, però adesso anche forse perché il calcio italiano non è a livello mondiale più al Purtroppo. centro del mondo, cioè non siamo più la Roma veramente dei tempi imperiali per quanto riguarda il calcio, insomma gli anni 90 e gli anni 2000 sono finiti e da lì in poi sono stati altri paesi e altre lighe calcistiche che hanno un Quantomeno per po'. quanto riguarda la dominazione, non l'exploit di una squadra, perché ci può essere stato, cioè comunque le squadre italiane hanno fatto delle Hanno fatto finali, delle finali però diciamo che a livello di gruppo di squadre, sì, ci sono altri e campionati anche di che... marketing, cioè Sì, sicuramente. diamoci, siamo onesti, il calcio italiano non è più stato, anche perché ha vinto meno, forse non ha addirittura più vinto, non è stato tanto capace di spendersi e di creare questo alone di interesse, no? Perché in realtà anche le squadre inglesi non è che abbiano vinto a livello internazionale così tanto. Alla nazionale noi le abbiamo ripetutamente Bastonati. bravo, abbiamo dato delle bastonate anche Gloriosamente, anche in casa gloriose, loro, quindi anche sì. gloriose anche in casa loro.
It's coming home, ma no, e anche a livello di club poi non è che abbiano fatto chissà quanti successi più delle squadre italiane. Secondo me quest'anno, ad esempio, la Coppa dei Campioni, la Champions League, quest'anno sarà caratterizzata da squadre inglesi a livello di Può darsi, parte. Io può sono darsi. convinto che ci sarà un ritorno, magari non alla vittoria, ma anche di squadre come l'Arsenal, che storicamente, quando c'erano Henry e altri giocatori forti, diciamo anni 2000, poi ha perso tantissimo, magari vinceva la Premier, ma non andava mai avanti in Europa. Secondo me quest'anno tra Liverpool, City, appunto l'Arsenal, ecco, si stanno riportando un pochettino. Certo. Quindi non lo so, vedremo, sono curioso io di vederlo per primo. Stendiamo un velo pietoso sulle italiane, penso sia molto significativo quello che è successo quest'anno nella Champions con tutte le italiane, praticamente tutte fuori, ma tranne una che se la giocherà e non avrà un tabellone facile. Facciamo il tifo ovviamente, però sì, secondo me i risultati non vengono mai per caso, secondo me. Certo, ma adesso, siccome stiamo parlando del calcio e della Finlandia, Sì. parliamo del calcio finlandese. Sì. Tu quante squadre finlandesi di club conosci? 4-5 e sono andato a vedere nella mia vita 2 partite di calcio allo stadio. Ne ho vista tutte e due in realtà allo stadio dell'Helsinki, l'HJK praticamente, e l'ho vista una volta contro il Lahti e una volta contro il Turco. Allora, dai, dici tu hai nominato 3, quali sono le altre 2 che tu conosci? Mi sembra che ci sia l'Oulu anche. Sì? Non mi ricordo se si chiama Oulu qualcosa, solo Oulu. Poi c'è il Tampere. Ok. Il Tampere mi sembra che sia anche lì, tanta fantasia, ovviamente non ci sono tante. No, certo. Rapid Tampere, ma come da noi c'è il giusto. Milan di Milano, Sì. c'è la Roma, c'è il Siena, per carità, il Mantova, per carità. il Torino. Quelle lì, e devo dire che quando sono andato, ovviamente mi sono anche divertito perché ho visto delle partite dove il livello tecnico è palesemente inferiore rispetto a quelli. Non saprei fare un parallelo, ad esempio, potrebbe essere una serie C, B forse, bassa e quella roba lì. Perché una B che lotta per non retrocedere. Forse sì, forse quel livello lì. Partite sempre con gol ho visto io, quindi forse sono stato fortunato, mi sono divertito, ma noto anch'io semplicemente da amatore delle carenze, proprio delle lacune a livello di dettagli tecnici, quindi lo stop, la tecnica di tiro, il fatto di alzare la testa e giocare con i compagni facendo un certo tipo di gioco e non abbassando la testa andando come una locomotiva, insomma delle cose che noi magari facevamo quando eravamo alla scuola calcio, ecco. Ma anche perché, diciamoci la verità, no? Questo deriva dal fatto che i giocatori siano di una qualità inferiore, con tutto il rispetto, Sì, cioè, sì. È gente che se ci mettessimo noi a giocare con loro su un campo, noi dopo 3 secondi avremmo la sciatica e saremmo per questione piegati di in età, due e ci girerebbero attorno come col motorino. Per quando giocavo io a calcio con l'equivalente della stessa età di qua, non lo so. Però sicuramente, ovviamente, per quelle squadre che sono della Serie A, no, vabbè, ovvio, non so fare paragoni minimamente. Lo HJK, l'HJK Helsinki, fa comunque anche delle apparizioni in coppe internazionali. Sì. Quindi... Io un anno, forse te lo ricordi perché eravamo entrambi già qua, venne il Torino in Europa League, se non ricordo male, a giocare qua. E tra l'altro non vinse, quindi questa me la ricordo. Io volevo andarla a vedere, nonostante io sia tifoso della Juventus, ho detto vabbè, viene il Torino in Europa League, ma quando mi ricapita... certo, l'occasione della vita. Poi mi hanno chiesto 55 euro per andare a vederlo, ho detto guarda, non li spenderei neanche per la Juve onestamente, per cui andare a vedere il Torino a Helsinki E no. questo è un po' il problema del calcio finlandese, nel senso che non avendo un grande bacino di utenza, grande bacino di pubblico, non genera neanche chissà quali introiti da potersi permettere, a differenza dell'hockey, giocatori di prima qualità, perché in realtà nella Serie A di hockey finlandese giocano dei giocatori dei giocatori di hockey che sono anche di livello molto alto, a livello internazionale, vengono un po' da tutto il mondo, ci sono tanti russi, americani, canadesi. Anche solo i finlandesi, la squadra nazionale che giocano nel campionato nordamericano,
Cioè, quest'anno sono tornati per giocare le Olimpiadi, hanno vinto il bronzo Sì, comunque. E esatto. tra l'altro, se non ricordo male, detengono il record per essere andati a medaglia tipo in 4-5 Olimpiadi consecutive. Cioè, una cosa che vuol dire qualcosa. Detto questo, nel calcio manca un pochettino quello sicuramente, e c'è da fare anche da dire un dato significativo: i salari. Da noi c'è lo stereotipo del ragazzino che vuole diventare calciatore. Perché? Perché è famoso, perché è ricco, perché ha tutti gli agi, eccetera, eccetera. Qua un calciatore, ovviamente non parliamo neanche di quel livello di salari, ma non è pagato bene. Infatti spesso i calciatori fanno un secondo lavoro, mentre i giocatori di hockey sono quelli che sono veramente pagati. Esatto, che guadagnano come se fossero da noi calciatori. Certo. Anche se c'è da dire che nelle squadre diciamo più di successo finlandesi, comunque alcuni giocatori, magari i giocatori più importanti, diciamo l'11 titolare, fa delle vite molto agiate, insomma, stanno bene sicuramente. Però non raggiungono quel livello di introiti dei giocatori, per dire dei giocatori top di Serie A. Ma guarda, tu prendi il terzo portiere Pinsoglio della Juventus, che ha appena rinnovato, grandissimo, e non vorrei dire un'eresia, ma ha tipo rinnovato a 200.000 euro. Esatto, una roba più o meno il terzo portiere della Juve, cioè che ha sì. giocato una partita in non so quanti anni, che ha preso Esatto. un cartellino giallo senza giocare in 5 partite, per cui però, per dire, lì ti fa già capire che non neanche il secondo, il terzo portiere, che non vedrà praticamente mai il campo se non gli ultimi 5 minuti della stagione, prende di più, perché qua bisognerebbe andare a vedere quali sono i salari. Ma io mi ricordo che avevo guardato una statistica non di quest'anno, di tanti anni fa, e c'era la gente che prendeva 30-40 mila euro. Sì, però tu media. Stai parlando della media, io sto parlando dei giocatori top, quindi diciamo che un Pinsoglio, che dovrebbe prendere molto di più dei 200.000 euro che prende per il valore che ha nella squadra, prende più o meno come un giocatore top, di alto livello, di una squadra di alto livello nella Liga finlandese. Mi sembra, tra l'altro, tornando al parallelo con l'hockey, che l'allenatore, ad esempio, della nazionale di hockey finlandese guadagni alcune centinaia di migliaia di euro, quindi già lì ti fa capire che siamo su due livelli completamente diversi. Certo, però comunque il calcio finlandese ha avuto i suoi momenti di gloria, perché qualche anno fa agli europei vinti dall'Italia, poi quelli ritardati di un anno a causa del Covid-19, la Finlandia ci arrivò, no? Si qualificò e rischiò addirittura di passare, quasi di passare il primo turno, il turno a gironi, no? Certo che è stato un evento eccezionale, poi al mondiale ovviamente non si sono qualificati perché la competizione era un po' più serrata, ma c'è comunque un movimento calcistico finlandese. I giocatori della nazionale giocano principalmente al di fuori della Finlandia, giocano tutti all'estero, però insomma quei 2-3 nomi abbastanza di spicco, Pohjanpalo, il grande Teemu Pukki, lui che è davvero l'ariete, perché Pukki vuol dire ariete. Teemu Pukki, c'erano i miei amici finlandesi che mi hanno fatto 2 maroni. Teemu Pukki, il nuovo stella, non era male, infatti ha giocato in Premier League per tanti anni. Nel Norwich, nel West Ham anche mi sembra abbia fatto, o comunque una squadra non di primissima fascia, comunque decente, e lui ha mantenuto quei livelli lì. Nel passato c'erano vari difensori del Liverpool che hanno alzato addirittura trofei internazionali, c'è stato Littman, insomma, qualche giocatorino ce l'hanno avuto, però il problema principale è che, appunto, per fare una carriera di livello più alto sono costretti ad andare all'estero. Certo, i due che hai appena menzionato, Sami Hypia, difensore degli anni, diciamo, fine anni 90 fino alla metà degli anni 2000, 2007, 2008, quello, e lui ha giocato le 2 famose finali con il Liverpool nel 2005 a Istanbul contro il Milan, che Liverpool vinse in maniera abbastanza rocambolesca, e invece nel 2007 il Milan riuscì a rivalersi ad Atene, vinse contro il Liverpool. Esatto. Però Sami Hypia era titolare in quel Liverpool che aveva tanti giocatori di grande livello, aveva Smisser, aveva Benitez in panchina, c'erano sicuramente fior di giocatori, Steven Gerrard, e così via. Quindi giocatori di grande livello.
Il secondo, che è stato la più grande stella del calcio Senza ombra di finlandese, dubbio. senza ombra di Senza dubbio, ombra di Jari Litmanen, nativo di Lahti, cominciò la carriera a Lahti, poi scappò subito dalla Finlandia, attirato da sirene olandesi, dal grande Ajax degli anni 90, in cui giocavano Kluivert, Seedorf, Davids, Van der Sar, i fratelli De De Boer, Boer, sì. ce n'erano n'erano tantissimi, tantissimi. E quindi giocò anche il Barcellona, tra l'altro. Una giocò poi parentesi. in diverse squadre. Lui vinse prima la Champions all'Ajax, sempre contro il Milan, e ne perse una invece contro la Juve l'anno successivo. Sì, l'ultima purtroppo vinta L'ultima purtroppo vinta dalla Juve. Quest'anno sono 30 anni, quindi diamoci una svegliata. Mamma mia. E poi andrò a fare un'altra carriera internazionale al Barcellona e poi lui stesso al Liverpool. Quindi insomma il calcio finlandese qualcosa ha regalato. Tra anche. l'altro l'infamone che di Lahti, poi quando è tornato in Finlandia alla fine della carriera ha giocato sia per l'Helsinki che per Lahti, che sono notoriamente due squadre rivali. super rivali, e lui ha giocato per entrambi. E quindi insomma, dai, sto calcio finlandese può essere interessante. È divertente. Ovviamente non fare paragoni perché è una liga talmente minore sotto tanti punti di vista, ma tu prendilo per divertimento. Però tu a casa, se sei un nerd del calcio finlandese, conosci tutti i giocatori, faccelo sapere nei commenti, acculturaci e ci sentiamo alla prossima Siso e Spaghettata. Ciao a tutti, Italialize.